Costantino il Grande fu una figura la cui ascesa ha spiegato in modo inequivocabile il fallimento del sistema tetrarchico. Con la morte di Costanzo Cloro, l'esercito acclamò come successore suo figlio Costantino. Si aprì un problema di non facile soluzione. Come Costanzo Cloro, l'altro Augusto in carica, Massimiano, aveva un figlio suo di nome Massenzio, al quale tutt'oggi si lega tra l'altro la costruzione della nota basilica romana. Massenzio naturalmente rivendicava il titolo, nonostante che nei panegirici latini venga legittimato il diritto a succedere al padre, del solo Costantino. Costanzo Cloro, infatti, da quanto si legge nei panegirici, era un discendente di Claudio II, noto come Illirico, il famoso trionfatore sui Goti, che dopo l'impresa aveva giustamente acquistato una fama e una gloria militare così grandi da essere ribattezzato il Gotico. Discendenze a parte, Costantino aveva dato prova di essere un ottimo generale, cominciando la sua ondata di conquiste dalla Britannia, dove si era recato nel 305 d.C. per raggiungere il padre. Costantino proseguì poi con la Spagna, le Gallie e Roma, dove vinse a Ponte Milvio, e si convertì al cristianesimo, conversione che successivamente lo spinse perfino in Africa, terra dove i cristiani erano stati duramente perseguitati nel corso del III secolo d.C. Le terre del nord sono comunque il punto di partenza dell'epopea di Costantino. Costanzo Cloro morì infatti in Scozia nel 306 d.C., combattendo contro i Picti, senza riuscire a nominare nessun successore. Così, per evitare che gli eserciti decidessero la successione, Galerio, Augusto d'Oriente, nominò Severo come Augusto d'Occidente e Costantino come Cesare, associandosi per l'Oriente il nipote Massimino Daia. Massenzio, dal canto suo, maturò il complesso del Grande Escluso e, per ripicca, pensò di farsi nominare imperatore di Roma, ma quando Severo Augusto intervenne, Massenzio, sentendosi ulteriormente usurpato, lo uccise. A questo punto, l'ago della bilancia era Costantino. La prima mossa fu ovviamente raggiungere un accordo diplomatico con il padre di Massenzio, Massimiano, ma l'accordo non funzionò perché sulla scena politica si affacciarono non due, ma ben tre Augusti, ossia Galerio, Costantino e lo stesso Massimiano. Stando così le cose, l'unica soluzione possibile era scomodare l'ideatore della tetrarchia, Diocleziano, il quale, a riposo, nel lusso del suo ricco palazzo nel cuore della Dalmazia, decise di indire una riunione a Carnuntum nel 308 d.C. Gli esiti dell'incontro diedero una nuova ripartizione. Occidente, sotto Licinio come Augusto e Costantino come Cesare. Oriente, sotto Galerio come Augusto e Massimino Daia come Cesare. Massenzio ancora una volta fu dichiarato usurpatore, o meglio, secondo il vocabolario giuridico tardo-antico, tiranno. Quest'ultimo però, forte dell'aiuto paterno e approfittando della morte di Galerio in Oriente, rinnovò le sue mire usurpatrici, tuttavia destinate a durare poco, poiché Costantino sconfisse entrambi, Massimiano e Massenzio, vittoria a cui fece seguito, per Costantino, l'alleanza con Licinio. Costantino, per l'esattezza, sconfisse Massenzio nel 312 d.C. a Ponte Milvio, sul Tevere, alle porte di Roma, battaglia che gli permise di impadronirsi della città. Ma la vittoria di Ponte Milvio non fu solo il semplice trionfo personale di Costantino ai danni di Massenzio. Infatti, gli autori cristiani la interpretarono nel chiaro segno di una vittoria divina, cioè voluta dal Dio dei cristiani, apparso in visione o in sogno a Costantino. Ciò motiverebbe la famosa conversione al cristianesimo dell'imperatore, appunto, rivoluzionaria in sé,
poiché abbracciando il culto cristiano, Costantino legittimava di fatto l'inserimento delle strutture della Chiesa in quelle dello Stato, con relativo intervento dello Stato nelle questioni dottrinali. Nel 313 d.C., insomma, i due alleati contro l'usurpatore Massenzio, Licinio e Costantino, si incontrarono a Milano per accordarsi anche e soprattutto in materia di politica religiosa e con l'Editto di Milano, emanato proprio nello stesso anno, verrà finalmente promossa la libertà di culto. Dunque, anche il cristianesimo, finalmente, acquisirà, anche se in via puramente ufficiosa, una posizione di preminenza, essendosi lo stesso imperatore convertito al cristianesimo. Licinio, dal canto suo, non sembrava, però, essere molto favorevole al cristianesimo. Ciò fu causa di numerosi conflitti con Costantino, fino allo scontro armato tra i due, anzi, duplice scontro armato, prima ad Adrianopoli, nel 324 d.C., forse proprio in seguito ad una persecuzione anticristiana attuata da Licinio, e poi a Crisopoli, vicino Bisanzio, sempre nel 324 d.C. Costantino divenne così imperatore unico. Simpatie per il cristianesimo a parte, notevoli furono anche le riforme amministrative di Costantino. Per rendere più efficiente l'amministrazione provinciale, l'imperatore decise di intervenire sulle diocesi precedentemente istituite da Diocleziano. Le diocesi si organizzarono in 4 grandi prefetture. Territori gallici, Italia, Africa, Illirico e Oriente, rette ciascuna da un prefetto del pretorio. Le diocesi a loro volta riunivano, all'interno del loro territorio, un numero più o meno vasto di province. Zosimo, nella Storia Nuova, descrive la riforma di Costantino circa le competenze del prefetto del pretorio. Il nostro autore, tuttavia, sottolinea che la riforma, nel suo concretizzarsi, si era tradotta in 2 aspetti negativi. Il primo era la regionalizzazione delle competenze dei prefetti e il secondo, il trasferimento dei loro poteri militari al comandante della fanteria e al comandante della cavalleria. In sostanza, il prefetto del pretorio militare scomparve e la prefettura da allora assunse solo poteri civili, giacché il prefetto svolgeva le mansioni di un vice, laddove l'imperatore non poteva occuparsi di determinate questioni di persona. Molto criticata fu anche la riforma dell'esercito. Dal momento che i soldati ora stanziavano nelle province, ciò comportò una perdita di identità dell'esercito romano e ben presto non fu più possibile capire all'interno delle città chi era civile e chi era militare. L'amministrazione centrale, invece, si burocratizzò come segue. Uffici centrali o scrinia, con a capo nuovi funzionari. Massimo consigliere giuridico imperiale, con l'incarico di stilare le costituzioni imperiali. Responsabile delle finanze, ufficio posto alle dipendenze dell'imperatore, con la funzione di assistenza e supporto nelle mansioni imperiali principali, in particolare donativi e stipendi da concedere alle truppe. Responsabile dei beni della corona. Ufficio addetto alle finanze private dell'imperatore. E infine alto funzionario della burocrazia, che era il capo supervisore di tutti. Di alto grado era anche il sovrintendente alla Camera da letto imperiale, a completamento di una struttura amministrativa che i figli di Costantino si riproposero di mantenere inalterata. Ovviamente, l'aumento della burocrazia, il cui funzionamento è descritto dettagliatamente in un documento di età teodosiana, noto come Notitia Dignitatum, portò con sé tanta corruzione.
Spesso e volentieri Costantino, durante il suo regno, dovette fare i conti con il fenomeno della corruzione che davvero sembrava essere per quei tempi una piaga sociale. In alcuni scritti comparsi nel codice teodosiano si fa riferimento ad una specifica riforma di Costantino, nella quale l'imperatore vietava di acquisire, previa pagamento, una serie di titoli connessi al rango equestre. Tali titoli, infatti, legittimavano l'esenzione dagli obblighi fiscali cui erano soggetti i decurioni, ossia i membri dei consigli municipali delle diverse città. La corruzione della burocrazia, in conclusione, fu davvero uno spinoso problema per Costantino, problema che, come riporta lo storico Ammiano Marcellino, l'imperatore non avrebbe mai potuto risolvere da solo. Tra le conseguenze della vittoria di Costantino su Licinio, ci fu naturalmente la fondazione in Oriente di una nuova Roma, la città di Costantinopoli, edificata sul sito di Bisanzio, l'odierna Istanbul. Le motivazioni di tale scelta furono molteplici. Indubbiamente Costantino voleva dare all'impero una capitale completamente priva di ogni traccia di paganesimo, e a ciò si aggiunse la posizione strategicamente interessante della vecchia Bisanzio. La città sita sul Bosforo consentiva facile ingresso al Mar Nero, aspetto che finì per decretare il primato dell'Oriente all'interno dell'impero, imprimendo così un nuovo corso alla storia romana e a quella del Mediterraneo. Costantinopoli fu resa sfarzosa e provvista di un proprio senato, composto inizialmente da 200 membri, che arrivarono in seguito a 2000, nonostante il senato orientale non conseguì mai il prestigio di quello romano, sia per la modesta estrazione dei membri, sia per la mancanza di senso della tradizione. La città fu comunque sede di un gigantesco fenomeno di incremento demografico, tanto che alla cinta muraria fatta costruire da Costantino nel 328 d.C. se ne aggiunse una seconda in epoca teodosiana. Per il resto, Costantinopoli si organizzava in 14 regioni come Roma, ammettendo distribuzioni di pane e di grano deviato dall'Egitto. La società era rigidamente gerarchica, ma non prevedeva caste, pertanto una mobilità sociale c'era, sebbene il divario tra ricchi e poveri fosse davvero grande. Alla base della piramide sociale stanziava la plebs rusticana e in fascia intermedia troviamo i curiales, cioè i senati cittadini su cui gravavano tasse varie. Anzi, per assicurarsi che ci fossero sempre teste da tassare, il governo aveva perfino introdotto l'ereditarietà della professione, tanto di curiali come di contadini. Nel caso dei contadini ne derivò il problema del colonato, cioè contadini coloni vincolati al podere da coltivare. La questione è molto complessa in realtà e diversa a seconda della regione dell'impero, ma non è sostanzialmente giusto considerare questo colonato come l'anello di raccordo tra schiavitù antica e servitù della gleba medievale. Tra le riforme di Costantino, ben nota è quella dell'esercito. Costantino creò infatti un esercito mobile che accompagnava l'imperatore. Coloro che ne facevano parte percepivano uno stipendio più alto rispetto ai limitanei, ossia i soldati che rimanevano al confine, oramai considerati militari di scarsa e modesta esperienza. Il comando dell'esercito mobile fu invece affidato a due distinti generali, uno di cavalleria e uno di fanteria. Malgrado la riforma costantiniana, l'esercito continuava a mancare di uomini, problema che si tradusse più tardi in una vera e propria caccia ai disertori. A tal riguardo, Costantino pensò da un lato di rafforzare la professione militare che si passava di padre in figlio e dall'altro di concedere speciali privilegi ai veterani per attirare volontari nell'esercito. Il programma sostanzialmente non convinse più di tanto.
E non ci volle molto perché cominciassero a essere reclutati barbari in numero sempre maggiore. I barbari, premendo ai confini dell'impero, cominciavano a rappresentare un problema e si pensò che forse era meglio averli come soldati che come nemici. Insomma, era chiaro che la minaccia rappresentata dai barbari non si poteva risolvere certamente arruolando tutti. Malgrado ciò, si decise all'unanimità di attuare sempre di più una politica di assorbimento delle genti barbare, da cui la definizione di barbarizzazione della società. La morte di Costantino nel 337 d.C. infranse i sogni di riunificare l'impero sotto un unico imperatore e anzi si concluse in un vero e proprio bagno di sangue per la successione. La teologia politica elaborata da Eusebio di Cesarea, biografo ufficiale di Costantino, sembrava aver perso ogni fondamento, considerate le numerose lacerazioni religiose all'interno dell'impero, alle quali si aggiungevano quelle nell'ambito della stessa famiglia di Costantino. Con Costantino nasce insomma la figura dell'imperatore santo, tanto che nella Chiesa armena, russa e greco-ortodossa Costantino è tuttora considerato come tale. Esiste però un'altra faccia di Costantino e un'altra storiografia che non esita a dipingerlo come un politico non esente dalle crudeltà usuali di imperatori del calibro di Domiziano o di Commodo. Ripercorriamo brevemente la figura di Costantino il Grande, in termini di luce e ombre, sulla sua persona e sul suo operato, a partire proprio dalla conversione dell'imperatore al cristianesimo. Nel 310 d.C., in concomitanza con il primo editto di tolleranza religiosa emanato da Galerio, lo stesso Costantino sembrò attraversare una fase di transizione in ambito religioso. Dopo aver sostanzialmente aderito al programma politeista dei tetrarchi, almeno fino al 310 d.C., Costantino gradualmente palesò uno specifico interesse per una forma di religione monoteista che guardava al culto solare, simpatia che finì per rompere i legami con la tradizionale ideologia politeista. In 2 anni la situazione cambiò ulteriormente, fino alla conversione presunta o reale che avvenne dopo Ponte Milvio. Lattanzio, nella Morte dei persecutori, sostiene che Costantino, alla vigilia della battaglia di Ponte Milvio, ebbe un sogno nel quale gli comparve il monogramma del Chirò, costituito dalle 2 lettere greche Chi e Rho, che messe insieme danno il nome di Cristo, epiteto con cui Gesù di Nazaret veniva chiamato in area greca. Una volta inciso il monogramma sullo scudo, sebbene l'esercito dell'usurpatore Massenzio fosse maggiore, Costantino lo sconfisse. In verità, però, nessun reperto o raffigurazione di questi scudi è mai stata trovata, e neanche sulle monete dell'epoca appare l'ombra, anche minima, di simboli cristiani. Lo stesso vale per l'iscrizione rinvenuta nell'arco,
che il Senato dedicò a Costantino nel 315 d.C. Nella dedica si fa infatti riferimento ad una divinità, ma non si precisa quale, e pertanto non si può essere certi che si trattasse del Dio dei cristiani. Oggettivamente parlando, la posizione dell'imperatore Costantino nei confronti del cristianesimo sarebbe stata molto cauta, almeno agli inizi. Differente è la posizione di Eusebio di Cesarea, autore della storia ecclesiastica e biografo dell'imperatore. La questione è abbastanza strana. Pare infatti che Eusebio, 20 anni dopo la morte di Costantino, rivelò la visione diurna avuta dall'imperatore il giorno della battaglia. Guardando verso il sole, Costantino vide il simbolo salvifico del Cristo, forse la croce, e la scritta latina: «Sotto questo segno vincerai». E non solo, stando ad Eusebio, anche i soldati la videro. È sicuramente una testimonianza imparziale, quella di Eusebio, perché assume quasi la dimensione di un segreto tra lui e Costantino. Interessante poi è la traduzione latina: «Sotto questo segno vincerai». Vinces è futuro, nel senso che non vincerai solo domani contro Massenzio, ma vincerai per tutta la vita se abbracci Cristo. In greco, non a caso, la scritta recita invece, sotto questo segno, vinci, con un imperativo, che appare appunto poco solenne rispetto alla resa latina, poiché di chiaro rimando alle grida dei gladiatori negli stadi orientali. Esaminando la versione di Lattanzio e quella di Eusebio, traspaiono naturalmente evidenti differenze stilistiche tra i due autori. Lattanzio, prima di convertirsi, era un docente di retorica. Dunque, nel suo modo di scrivere, palesemente ricorre a diversi strumenti e stilemi retorici di uso corrente all'interno di una determinata manualistica del tempo. Tra questi vi è proprio l'espediente fornito dal sogno premonitore, nel caso di vittorie di generali e persone importanti. Da ciò, quel particolare alone di predestinazione che conferisce solennità all'evento, benché ciò non escluda che Costantino avesse effettivamente sognato qualcosa. Gli storici moderni hanno parlato, in verità, di allucinazione o miraggio solare. Costantino vide forse il parelio, cioè un fenomeno ottico-atmosferico dovuto alla rifrazione della luce solare da parte di piccoli cristalli di ghiaccio sospesi nell'atmosfera. Comunque, su questa visione, il tutto resta ancora oggi avvolto nella leggenda. In sintesi, paragonato a Diocleziano, che fu un convinto conservatore, Costantino sicuramente si dimostrò al passo con il suo tempo, sempre e comunque rispettando determinati limiti imposti dalla tradizione, per evitare di avere screzi con i tradizionalisti. Infatti, stando ad alcune testimonianze, aperture a parte, Costantino restava, all'atto pratico, un moralista estremo, tanto che gli sono state addirittura attribuite con sicurezza circa 300 leggi per regolare moralità e costumi dei suoi sudditi.
Analogamente, è altresì giusto distanziarsi da alcuni estremisti che sono insorti soprattutto a proposito della conversione dell'imperatore, tema sul quale si è a lungo discusso. Lo storico svizzero contemporaneo Jakob Burckhardt, ad esempio, ha dato ampio credito alla non autenticità della conversione costantiniana, frutto, a suo parere, di un ponderato calcolo politico. A sostegno di tale tesi si potrebbero prendere in considerazione alcune immagini incise sulle monete costantiniane, tra cui la ben nota moneta della divinizzazione di Costantino. Malgrado la rinnovata formula rappresentativa, in termini di arte visiva, la quadriga è una chiara immagine pagana che rende l'apoteosi di Costantino stesso uno strano ibrido pagano-cristiano. Tuttavia oggi la storiografia sembra essere concorde che tale versione cinica di un Costantino opportunista sia stata volutamente caricata. Di certo non è credibile neanche la versione di un imperatore da sempre cristiano, che non aspettava altro se non l'occasione propizia per manifestare i suoi sentimenti reali. Del resto, nel corso della sua vita, in più di un'occasione, Costantino non si è comportato da vero cristiano. Si è macchiato di atrocità ed orrendi crimini, perfino in famiglia, tanto che Giovanni Crisostomo dirà, a tal riguardo, che la casa dell'imperatore è sempre sporca del sangue dei suoi parenti. Costantino fu sicuramente un uomo ambizioso e dominato dal senso di una missione da compiere, da cui il sentito bisogno di una protezione ultraterrena. Ciò si tradusse inevitabilmente nell'esigenza di trovare una risposta nella religione e in termini pratici, nel solo cristianesimo, che in fondo aveva vinto su tutti gli altri culti, seppellendo anche il vetusto politeismo. Tale concetto di missione traspare molto bene nella vita di Costantino, scritta da Eusebio di Cesarea, incarnandosi poi nell'ideologia funzionale o formula tipica un solo Dio in cielo e un solo imperatore sulla terra. La relazione tra impero e Chiesa è altresì esplicitata da Eusebio nella storia ecclesiastica, oltre che nella vita di Costantino. Il governo di Costantino per Eusebio è insomma simile a una teologia politica, incentrata sulla figura di un imperatore cristiano. Costantino è il primo imperatore cristiano nelle vesti di vescovo di coloro che sono fuori, cioè i laici, e tale posizione legittimò poi Costantino ad essere raffigurato in uno splendido mosaico nella Basilica di Santa Sofia a Costantinopoli, dove l'imperatore compare come iso-apostolo, il che significa uguale agli apostoli. Però è ammissibile anche la veridicità storica di un documento conosciuto come rescritto di Spello. Il testo, indirizzato a una comunità umbra richiedente il permesso di costruire un tempio dedicato al nume imperiale, lascia trasparire che Costantino acconsentì senza troppi problemi, dando prova evidente, alla fine, di non disdegnare il culto pagano dell'imperatore. Anche in questo caso, da parte di Costantino si evince un perfetto equilibrio tra apertura al nuovo culto e preservazione degli usi tradizionali, nei limiti di non interferenza e aperta conflittualità con il cristianesimo, testimonianza che si ritrova anche nel corpus di iscrizioni latine. Fuori discussione resta l'apertura di Costantino al cristianesimo e addirittura la sua intromissione in materia dottrinale, intromissione molto scaltra che gli valse poi il titolo onorifico di campione della cristianità. Ricordiamo che già nel 314 d.C.
Costantino aveva convocato ad Arles un sinodo di 33 vescovi, nel tentativo di sedare in Africa il conflitto originatosi tra moderati e donatisti, intransigente setta religiosa che prese il nome da Donato di Case Nere, vescovo di Cartagine. Il centro della questione riguardava il problema dei traditores, ossia coloro che avevano tradito la Chiesa, i quali, per salvare le proprie vite, scelsero di consegnare al potere imperiale le sacre scritture sotto Diocleziano. Insomma, per i donatisti, rigorosi e intransigenti, tali degenerati avevano automaticamente perso, causa il tradimento, ogni possibilità di tornare a far parte della vita della Chiesa. Altro significativo episodio riporta la data 325 d.C. Si tratta del Concilio Ecumenico di Nicea, al quale l'imperatore presiedette in persona, data la gravità dell'eresia ariana, che stava largamente prendendo piede e che subordinava, in modo pericoloso, la figura del figlio al padre, negando di conseguenza la natura divina del figlio stesso e quindi l'impossibilità da parte di Cristo di salvare l'uomo. In realtà, sulla questione esiste un altro fastidioso precedente. Ad Alessandria, infatti, un prete di nome Ario osò per primo screditare la natura del figlio rispetto al padre, poiché Cristo, a differenza di Dio, si era incarnato. Posizione quest'ultima che finiva per contrastare con quella di Attanasio, che sosteneva invece la teoria di un'uguale natura tra padre e figlio, in termini di sostanza. Il Concilio di Nicea vide, insomma, scontrarsi Attanasio e Ario, che con la sua pericolosa eresia indeboliva a tutti gli effetti la funzione della Chiesa. Tuttavia, l'accordo fra Attanasio e Ario non venne mai raggiunto. La presenza di Costantino al concilio è comunque verità storica, tanto che Eusebio di Cesarea nella vita di Costantino ne riporta notizia, descrivendo come ad un certo punto Costantino fosse entrato nel concilio in tutta la sua magnificenza, incarnando perfettamente la tipica ideologia dell'imperatore tardo antico, che è prima di tutto bello, perché la bellezza esprime legame privilegiato con la divinità. Bellezza a parte, è piuttosto sicuro che l'imperatore avesse presenziato, alla fine, come uditore. Infatti, vi sono parecchi dubbi circa una sua effettiva competenza in materia teologica e cristologica. Altresì poco probabile è l'ipotesi che Costantino fosse a suo agio nell'usare termini come essenza o sostanza. Dunque, a maggior ragione, la sua presenza fu fondamentalmente quella di un mediatore a difesa del principio in base al quale tutti sono cristiani, indipendentemente da questioni dottrinali, tutelando così l'unità cristiana come unica arma contro i pagani. Insomma, dovunque e comunque si veda Costantino, quell'alone di leggenda che si lega al suo nome e a quello della madre Elena ha fortemente contribuito a creare il mito di Costantino ed Elena, la quale, inoltre, secondo la leggenda, sarebbe stata addirittura l'autrice del miracoloso ritrovamento della vera croce del Signore a Gerusalemme. Le prime versioni orali, in realtà, non associavano Elena alla scoperta, ma alla fine del IV secolo d.C. pare fosse stata proprio la madre di Costantino a essere promossa al rango di protagonista indiscussa del ritrovamento della croce di Cristo, che sarebbe avvenuto dopo un pellegrinaggio della donna in Terra Santa. Per essere precisi, la prima registrazione si attesta nella storia ecclesiastica di Gelasio, vescovo di Cesarea, alla fine del IV secolo d.C., opera perduta ma citata dagli storici della Chiesa di lingua greca nel V secolo d.C., compreso Rufino di Aquileia. Peccato che vi siano ipotesi che associano di contro il pellegrinaggio di Elena in Terra Santa ad una sorta di espiazione per la famiglia imperiale a causa dell'uccisione, da parte di Costantino, del figlio Crispo e della moglie dell'imperatore,
accusata di incesto con il figliastro. Dunque il pellegrinaggio di Elena andrebbe inteso piuttosto come un tentativo di pulire le mani sporche dal sangue versato. E tanto per rincarare la dose, secondo talune indiscrezioni, pare che Elena non fosse neanche mai stata sposata con Costanzo Cloro e pertanto mai sarebbe stata Augusta. Malgrado ciò, niente impedì a Costantino di diventare l'eroe della cristianità, anche dopo il fallimento della sua teologia politica e relativa cristianizzazione dello Stato, inclusi i vari privilegi concessi al clero, fra i quali l'esenzione dalle imposte. Insomma, fu Costantino, nella sostanza, a decidere che la Chiesa dovesse essere integrata nello Stato, anche perché le pressioni dei barbari, divampate poi nel V secolo d.C., stavano portando sempre più persone, e non solo ceti subalterni, a propendere nettamente per il messaggio cristiano. In conclusione, fu proprio l'attenzione speciale da Costantino indirizzata al cristianesimo che ha poi portato alla santificazione dell'imperatore stesso. Santificazione che prende dunque il posto della divinizzazione di età pagana, come scrive Eusebio. Tutt'oggi, nel giorno 21 maggio del calendario greco-ortodosso, si festeggiano i santi Elena e Costantino. Quindi anche Eusebio, nella vita di Costantino, contribuì a suo modo a far nascere il culto dell'imperatore come santo. E sta di fatto che con Costantino Occidente e Oriente si dividono nettamente e per sempre. Da un lato abbiamo un Oriente di lingua e cultura greca e dall'altro un Occidente di lingua e cultura latina, cesura che comporterà di conseguenza anche una separazione sempre più marcata tra Chiesa greca e Chiesa romana d'Occidente. Il mito di Costantino, tuttavia, nella sua grande fama, è in parte responsabile di aver edificato le fondamenta di una certa storiografia riduttiva nei confronti di altri imperatori e, per giunta, appartenenti alla stessa casata di Costantino, che si sono così ritrovati, in un certo senso, oscurati dalla reputazione di Costantino. Un classico esempio è l'imperatore Giuliano, ultimo imperatore costantiniano che, per opposizione a Costantino, ha finito per incarnare ingiustamente l'anticostantino, considerando anche la sua scarsa simpatia negli ambienti cristiani e pagani. Giuliano era in realtà un uomo di lettere molto colto e raffinato. Autore di uno scritto satirico intitolato I Cesari, Giuliano ci lascia un profilo dell'imperatore Costantino, ben lontano da quello di un santo. Giuliano lo descrive al contrario, nella sua facciata di uomo dissoluto e dissipatore, che cercava evidentemente, attraverso il cristianesimo, una consolazione religiosa che lo liberasse dal peso dei suoi tanti peccati e dei sensi di colpa. Insomma, secondo Giuliano, la rivoluzione costantiniana non fu nient'altro che un gigantesco atto di rottura nei confronti di quella millenaria tradizione pagana che aveva reso grande l'impero romano. Santo Mazzarino, a tal riguardo, sostiene che proprio sulla base di questi presupposti Giuliano sia poi diventato il simbolo di una battaglia ideologica alla quale avevano aderito tutti i tradizionalisti. Consci del declino dell'impero, i cosiddetti pagani preferirono, per semplicità, puntare il dito contro i veri colpevoli, i cristiani, che in modo scaltro avevano trascinato dalla loro parte, manipolandoli, perfino gli imperatori. Come scritto da Giuliano, un'opinione negativa sul regno di Costantino si avverte infine nell'anonimo scritto Sulle cose della guerra. Il centro della questione sarebbe la riforma monetaria di Costantino, che avendo favorito il solidus aureo, avrebbe di conseguenza indotto all'abbandono dell'argento, dinamica che contribuì al progressivo impoverimento dei ceti più deboli. Prima dell'introduzione del solidus aureo, infatti, la piccola moneta favoriva i piccoli commerci, ma con la monetazione costantiniana e con la liberalizzazione dell'oro, i ceti meno abbienti si impoverirono al punto tale da esacerbare ancora di più quella distinzione sempre più marcata fra
i tanto ricchi e i tanto poveri, che sarà del resto tipica dell'età tardo-antica. Il solidus costantiniano fu comunque una moneta forte e dominò indiscussa per tutta la durata dell'età bizantina.